Ciao a tutti. Iniziamo a fare alcune distinzioni tra narcisista overt, narcisista covert e narcisista maligno. In seguito scopriremo quale potrebbe essere la reazione del narciso qualora venisse rifiutato sessualmente e infine vedremo quali sono le false credenze da sfatare. Entrando nel dettaglio, parliamo dell'uomo narcisista overt, a letto, denominato il narcisista grandioso, quello che adora essere sempre al centro dell'attenzione e mettere in mostra la sua superiorità, mettendo in una posizione di svantaggio gli altri. Spesso e volentieri è concentrato sul suo aspetto fisico e sulla sua prestazione. Esige in maniera esplicita apprezzamenti a livello sessuale dalla partner. Se la compagna non accetta alcune pratiche sessuali, diventa aggressivo. Ora scopriamo la sessualità del narcisista covert, il più titubante e il più umile rispetto al narciso overt, anche se in realtà è di un egoismo ed egocentrismo da far paura, sempre e solo attento alle sue necessità. Potrebbe addirittura dare l'idea di quello più affettuoso e più presente nel dare piacere alla partner. Tuttavia, è soltanto un modo per manipolarla ed avere maggior dominio su di lei. Finge di sminuire le proprie prestazioni sessuali in modo che tu lo possa elogiare. Se non gli dai piacere, è pronto a farti sentire in colpa. Utilizza una serie di manipolazioni per raggiungere i suoi obiettivi sessuali. Non vuole essere criticato a letto. Per quanto riguarda il narcisista perverso, indicato anche come narcisista maligno, è quello con la forma più seria e grave della patologia. Possiamo dire che è il peggiore, il più violento, il più aggressivo e il più sadico. Non tollera nella maniera più assoluta che gli altri possano avere idee diverse dalle sue. Sempre pronto a diffamare in qualsiasi modo e senza pietà le altre persone. Sotto le coperte può essere molto violento sia durante il sesso sia se la partner non soddisfa appieno le sue volontà. Solo lui può stabilire quando, perché e come avere rapporti sessuali. Racconta spesso e volentieri delle sue trascorse relazioni a letto. Usa spesso la triangolazione per svalutare sessualmente la propria compagna. Ma qual è la reazione del narciso se lo rifiuti a letto? In sintesi, se tu dovessi respingere un narcisista sessualmente, potrebbe covare astio anche per anni e stai sicura che troverà il modo per fartela pagare cara. Il motivo di questa reazione si collega sempre e comunque alla sua indole narcisistica. Secondo il narciso non si dovrebbe mai contraddirlo, criticarlo, ma stare alle sue regole e ovviamente guai a rifiutarlo in ogni senso, figuriamoci a letto. Sta di fatto che il rifiuto sessuale per un narciso è motivo di reale frustrazione. Tuttavia dipende molto anche dal periodo, perché se la fase del love bombing è terminata, può darsi che tu gli faccia pure un piacere nel rifiutarlo sessualmente, poiché la noia avrà la meglio su di lui. Ma quali sono queste false credenze? Una falsa credenza che vorrei parlare è del fatto che il narciso non ha empatia. In realtà il narcisista è provvisto della cosiddetta empatia cognitiva e grazie a tale intesa ha l'abilità di cogliere e percepire quali siano i reali bisogni sessuali della partner. Tutto ciò servirà al narcisista sia per compiacere la compagna, sia in un secondo tempo per svalutarla. Da qui si può comprendere la cattiveria innata e la totale mancanza di amore anche sotto il profilo dell'intimità. Un'altra falsa credenza è che il narciso non bacia mai. Inizialmente il narcisista bacia ed è anche molto attento alle esigenze della partner, ma poi con il trascorrere del tempo tende a dileguarsi in modo perverso. Nel momento in cui avrà il pieno controllo su di te, ti negherà la sessualità e ogni forma di contatto fisico, incluso il bacio. Questo è ciò che è accaduto a me con il mio ex partner narcisista. Una vera e propria vita d'inferno. Il sesso mi è stato negato quasi da subito, inclusi i baci e ogni forma di contatto fisico.
Per non parlare delle continue umiliazioni e svalutazioni che venivo sottoposta ogni giorno. Se desideri approfondire l'argomento, puoi visionare il mio video Il narcisista e il sesso, dove racconto la mia personale storia con un compagno narcisista e il suo modo di vedere il sesso. Il sesso del narcisista patologico non ha limiti, tutto è concesso, poiché lui non ha regole morali. Al di fuori del sesso, un narcisista sarà alquanto distaccato emotivamente. Generalmente non gli piace essere toccato ed esige avere un ampio spazio personale. Dato che è privo della capacità di amare, predilige il sesso occasionale e non duraturo. I narcisisti sono spesso promiscui, infedeli e hanno una scarsa intimità emotiva. Si sentono sicuramente più appagati dal porno, dall'autoerotismo e dalle chat. Posso affermare che il mio padre a letto era una nullità, con grosse difficoltà sessuali come l'eiaculazione precoce e molto altro. Sempre pronto a umiliare, controllare e a offendere. E tu hai avuto simili esperienze? Racconta la tua storia. Grazie per avermi seguita.